Ho preparato qui alcune mascherine che possiamo trovare in commercio, chiaramente sono un esempio molto ristretto, ce ne sono migliaia di modelli, di tipi, ma diciamo quelle che vengono definite chirurgiche. E qui potrete vedere che cosa contengono e perché sono efficaci o meno efficaci. Quindi abbiamo detto che la mascherina è composta da 3 veli, quello a contatto con il viso e quello esterno, quindi facciamo un esempio, viso esterno, che è fatto con un materiale che si chiama Spambond. Si può reperire sui mercati orientali, ma ci sono anche produzioni chiaramente occidentali e sono di ottima qualità. Ma il cuore della mascherina è l'interno, è il velo interno, è questo che gioca il ruolo di filtraggio. Vi faccio vedere alcuni esempi. Una mascherina per bambini con il suo velo interno che hanno passato come un velo di Mel Blanc, perché il Mel Blanc è l'unico vero filtrante per le mascherine, non esiste un surrogato che possa eguagliare il Mel Blanc, quindi sono state registrate con Mel Blanc all'interno. Se io prendo questa mascherina per bambini, come vi ho tagliato per la dimostrazione, scoprirò che al suo interno c'è un tessuto di difficile strappo e che lascia molti filamenti. Bene, questo materiale non è Mel Blanc, questo materiale è Spunlace, è il materiale che voi trovate in qualsiasi bustina imbevuta di limone dopo che avete mangiato il pesce e ve ne lavate le mani. Quindi non ha nessun potere filtrante. Qui abbiamo un'altra mascherina che al suo interno ha un materiale probabilmente composto in percentuale molto bassa di Mel Blanc e un puntinato, ma questo ha una resistenza meccanica alla filtrazione bassa, estremamente bassa. Quest'altro, per esempio, ha al suo interno un altro Spunlace. Vedete questo filamento? Ecco, è un'altra bustina lavamani dopo la ristorazione di pesce. Questa forse raggiunge il colmo, una produzione fatta con 3 veli uguali in esterno, interno e il velo a contatto con il viso. Questa mascherina, che è spacciata sul mercato come una mascherina filtrante, in realtà non filtra assolutamente nulla ed è composta da 3 veli di Spambond. Adesso vi taglio una mascherina Max Factor. Le nostre mascherine hanno una filtrazione che ha raggiunto l'eccellenza perché è una filtrazione del 99,9 a 2,7 micron. Tenete in considerazione che la legge prevede almeno 3 micron di minimo, noi siamo sotto quel livello. Quindi anche noi utilizziamo uno Spambond in esterno, uno Spambond in interno e questo è il nostro fatidico Mel Blanc. Il Mel Blanc che usiamo noi è 25 grammi ad altissima prestazione filtrante. Se io vado a strappare questo Mel Blanc, lo strappo è chiaramente molto più facilitato di quello che abbiamo visto prima delle salviette, ma anch'esso lascia dei piccolissimi filamenti. Bene, quando voi aprite una mascherina, e questa è una prova che potete fare tutti, la mascherina che avete acquistato, provate a tagliarla e a estrarre il corpo centrale, il filtrante. Se troverete allo strappo uno strappo preciso, tipo un foglio di carta, avete presente quando si taglia un foglio di carta, lo strappo è lineare, può essere un Mel Blanc, ma è di pessima qualità. Per essere un Mel Blanc di alta qualità, quindi proteggervi per filtrazione, deve rilasciare questi microfilamenti e fare una minima resistenza alla rottura.